Ciao a tutte e benvenute nel mio canale. Benvenute a voi che ci siete già da un po' e benvenute a voi che ci siete capitati magari per sbaglio. Allora, prima di iniziare a realizzare questa meraviglia, due cose al volo. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, mettetemi un like, attivate la campanella e poi in alto nella descrizione del canale YouTube c'è un Linktree. Lì ci stanno tutti i link per accedere alle mie pagine Facebook e Instagram, perché vi aspetto anche di là, c'è anche lì qualche piccolo tutorial. Quindi adesso non vi rompo più, andiamo ai materiali e vediamo come si fa questo bel bracciale. Prendete l'uncinetto, facciamolo insieme. Allora, eccoci per vedere i materiali che occorrono per questo bracciale. Allora, lavoreremo con un uncinetto 1,5. Poi useremo la colla Asulit per chiudere dopo a chiusura lavoro per fissare i fili. Poi useremo la colla Attack a pennellino per indurire come al solito il nostro filato così da farlo diventare tipo ago e poter infilare meglio le perline. Quindi useremo il Sorrento Strong 99-128 che è un color platino, eccolo qui. Poi useremo allora 336 cristallini da 2 mm e saranno i primi che inseriremo nel filo. Tutti e 336 li iniziamo a inserire subito, sono i primi da inserire. Dopodiché avremo bisogno di tutte da 4 mm in 3 colori diversi, ma poi voi scegliete o fate tutto un colore o fate colori diversi, scegliete voi. Quindi avremo bisogno di 7 perline da 4 mm per il centro del fiorellino. Poi abbiamo bisogno di 42 sempre da 4 mm per il fiorellino e 84 perline sempre da 4 mm per il cerchio esterno. Poi abbiamo bisogno di 2 anellini e un moschettone. Ecco l'occorrente. Allora, la sequenza per infilare i cristalli è questa. Allora, una volta inseriti nel filo tutti e 336 cristallini da 2 mm, partiamo inserendo un cristallino per il centro del fiore, poi 2, 4, 6 cristallini per il fiorellino e poi inseriremo 12 cristallini per il cerchio esterno. Nuovamente, centro del fiorellino 1, 6 perline per il fiorellino e 12 perline per il cerchio esterno. Andate avanti così finché non avrete inserito 7 di questa sequenza qui. Quindi un centro, 6 per il fiorellino e 12 per il cerchio esterno. Finiamo con le 12 del cerchio esterno. Allora, siamo pronti, quindi abbiamo inserito per prima cosa nel filo i 336 cristallini da 2 mm e poi 7 sequenze così. Allora, io lascio sempre come solito un pezzetto di filo, una decina di centimetri, 12, non lo so, che poi magari mi serve oppure no, però lo lascio sempre. Allora, come iniziamo? Passiamo con l'uncinetto sotto il filo, giriamo, prendiamo il filo, teniamo con l'unghia qui e facciamo la prima chiusura, il primo nodino. Adesso facciamo una catenella. A questo punto tiriamo su le 12 perline, quelle per il cerchio esterno, 12. Mettiamo così e le chiudiamo a cerchio, abbastanza sostenuto. Poi facciamo 2 catenelle, quindi 1 e 2, e chiudiamo a cerchio le 6 perline per il fiorellino. Anche loro le avviciniamo, teniamo e chiudiamo. Ora facciamo una catenella e tiriamo su il cristallino, quello da solo, che sarebbe quello del centro del fiore. Quindi uguale, lo avviciniamo, tiriamo un pochino su questa cappietta in maniera che l'uncinetto sia così orizzontale sopra la perlina e la chiudiamo. A questo punto facciamo roteare così dal basso verso l'alto il fiorellino, questo chiaro, e incastriamo al centro la perlina del centro, lasciando 3 perline a destra e 3 perline a sinistra. Quindi con l'uncinetto ci inseriamo sotto il filo, prendiamo il filo e usciamo con la maglia bassissima. Abbiamo fatto il fiorellino. Adesso facciamo una catenella
E nello stesso modo, così proprio come si trova, tiriamo su le perline, quelle a cerchio esterno, lasciando 2, 4, 6 perline a destra, quindi spostiamo 6 perline a destra, 2, 4, 6 e 2, 4, 6 a sinistra. Quindi stessa cosa, ci inseriamo sotto al filo che tiene le perline, prendiamo l'altro e chiudiamo con la maglia bassissima e abbiamo incastrato il fiorellino nel cerchio. A questo punto facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, e ci andiamo ad inserire, girando antiorario, tra la prima e la seconda perlina che troviamo. Entriamo, usciamo e chiudiamo a maglia bassa. Adesso di nuovo 3 catenelle, 1, 2 e 3, e nuovamente entriamo nel prossimo, tra il secondo e il terzo cristallino. Entriamo, tiriamo fuori e facciamo la maglia bassa. Allora, se poi lavorate lento, invece dei 3 fatene 2 se vedete che è troppo lento, ok? Stessa cosa se siete troppo strette, fatene 4, ma dubito con questo filato. Quindi di nuovo 1, 2 e 3, e di nuovo andiamo tra la terza e la quarta. Entriamo sotto il filo, tiriamo fuori e chiudiamo la maglia bassa. Nuovamente 1, 2, 3, tra la quarta e la quinta ci inseriamo, passiamo sotto, prendiamo il filo, usciamo e chiudiamo la maglia bassa, e di nuovo facciamo 1, 2 e 3, e tra la quinta e la sesta ci inseriamo, passiamo sotto il filo, tiriamo fuori, maglia bassa. Adesso qui che siamo al centro dobbiamo saltare questo pezzo, perché adesso noi qui faremo 4 catenelle e ci andremo a inserire da quest'altra parte, anche 5 ne farò, perché poi vi faccio vedere perché. Quindi facciamo 1, 2, 3, fatemi vedere, sì, 4 e 5, facciamo 5 catenelle e ci inseriamo dopo, vedete, saltiamo 1 e 2 ed entriamo qui, sempre con la maglia bassa, ok? Solo questa volta lo facciamo questo, perché dopo noi, quando torneremo nel giro dopo, faremo le maglie basse e qui poi ci metteremo l'anellino per la chiusura. Allora, quindi proseguiamo con 1, 2, 3 catenelle. Adesso andiamo nuovamente fra un cristallino e l'altro, ancora 1, 2 e 3, ed entriamo nuovamente fra un cristallino e l'altro, passando sotto, tiriamo fuori il filo, maglia bassa, di nuovo 1, 2, 3, entriamo tra i prossimi cristallini, tiriamo fuori il filo e chiudiamo con la maglia bassa, nuovamente 1, 2, 3, entriamo nel prossimo, usciamo, maglia bassa e chiudiamo, e di nuovo 1, 2 e 3, ed entriamo e ci inseriamo, guardate, in questo punto qui, in questa catenella qui, che è quella che abbiamo fatto per chiudere questo fiorellino bianco qui in mezzo. Quindi entriamo qui in mezzo, prendiamo il filo, usciamo e chiudiamo la maglia bassa, ok? Eccolo qui. Adesso da qui facciamo 1 e 2 catenelle e nuovamente tiriamo su i prossimi 12 cristallini per il cerchio esterno. Quindi nuovamente li prendiamo e li chiudiamo a cerchio. Ora facciamo 2 catenelle, 1 e 2, tiriamo su i 6 cristallini del fiorellino, li chiudiamo anche loro a cerchio, una catenella, tiriamo su il cristallino, quello del centro, tiriamo bene un po' su la cappietta questa, lo chiudiamo, poi facciamo roteare questo in maniera che lo tiriamo su e con il pollice incastriamo al centro, a faccia in giù, il cristallino centrale. 3 cristalli qui, 3 cristalli qui, ci inseriamo sotto al filo che tiene le perline queste esterne, prendiamo il filo e usciamo da tutto con una maglia bassissima. A questo punto facciamo una catenella
e naturalmente tiriamo su, vedete già sta messo così, lo tiriamo solo su e con il pollice incastriamo dentro il fiorellino. Ora lasciamo 2, 4, 6 e 6 dall'altra parte, quindi 2, 4, 6, ci inseriamo sotto, prendiamo il filo e anche qui usciamo. Vedete questa maglia, questa catenella che si è formata ora, questa è quella dove ci inseriremo quando abbiamo finito di fare il giro qua. Quindi adesso nuovamente 1, 2, 3, torniamo di lato tra un cristallo e l'altro, primo e secondo, e chiudiamo con la maglia bassa. 1, 2, 3, di nuovo nel cristallo successivo e chiudiamo con una maglia bassa. Nuovamente 1, 2, 3, prossimo cristallino, ci posizioniamo, passiamo sotto, prendiamo il filo, usciamo e chiudiamo la maglia bassa. Ancora 1, 2 e 3, continuiamo a roteare, prossimi, sotto, usciamo, maglia bassa, 1, 2, 3, negli ultimi 2 qui, passiamo, tiriamo fuori il filo, maglia bassa. Adesso di qua invece che facciamo? Qui perché ci serviva di fare l'anellino per dopo. Adesso che facciamo? Accostiamo un attimo questo così, no? Lo accostiamo così, quindi il dritto di questo lavoro sarà verso di noi. Adesso vedete qui abbiamo il mezzo, quindi che cosa facciamo? Adesso noi facciamo 3 catenelle, le solite, 1, 2 e 3 e ci posizioniamo qui fra il cristallino e il centro, vedete dove abbiamo il filo, questo. Quindi qui in mezzo, subito dopo il cristallino, ci inseriamo sotto, usciamo e facciamo la maglia bassa. Dopodiché facciamo una maglia bassa subito dopo questa catenella, le 2 catenelle che abbiamo fatto per dividere i modulini, e andiamo subito prima del cristallino, entriamo, usciamo e chiudiamo con la maglia bassa e proseguiamo 1, 2, 3, roteyiamo tra uno e l'altro, passiamo sotto, tiriamo fuori il filo e chiudiamo. E di nuovo 1, 2, 3, prossimi cristallini in mezzo, tiriamo su e chiudiamo. 1, 2, 3, prossimo, entriamo sotto, tiriamo fuori e chiudiamo. Di nuovo 1, 2, 3, nuovamente fra i cristallini entriamo, passiamo sotto, tiriamo fuori e chiudiamo la maglia bassa e di nuovo 1, 2, 3, torniamo sotto, passiamo, prendiamo il filo, usciamo, chiudiamo la maglia bassa e di nuovo 1, 2, 3 e ci inseriamo qui dove abbiamo detto prima, qui quando abbiamo chiuso quest'altro fiore, ci inseriamo qui nella catenella, prendiamo il filo, usciamo e chiudiamo la maglia bassa e di nuovo facciamo 1 e 2 catenelle. Allora, il lavoro viene così. Quindi rifacciamolo insieme l'ultima volta, tiriamo su le 12 perline, le accostiamo, le chiudiamo insieme, cerchiamo di tenerle belle sode, non molle, cioè non lasciate troppo spazio. Facciamo 2 catenelle, anche perché dopo quando inseriamo questo qui si allarga bene. 2 catenelle abbiamo detto, poi tiriamo su i 6 cristallini per il fiore centrale, eccoli qui, anche loro li chiudiamo a cerchio, facciamo una catenella, tiriamo su il centro del fiore, allunghiamo il cappietto per passarci sopra, lo chiudiamo, tiriamo su, vedete, questi sta così, da qui lo tirate su e ci incastrate al centro col pollice il centro del fiore, 3 perline, ci infiliamo sotto al filo che le tiene, prendiamo e usciamo di tutto con la maglia bassissima, facciamo una catenella. Una volta fatta la catenella, allora noi lavoriamo sempre con il retro, cioè questo che si vede il filo dietro al centro, no? Con tutte e due, cioè
mentre camminiamo, lavoriamo, che guardiamo il retro, in maniera che questi salgono su precisi. Quindi adesso che abbiamo fatto la catenella, che abbiamo chiuso questo fiorellino, abbiamo fatto la catenella, tiriamo su questo cerchio, ci incastriamo, vedete, col pollice premiamo, ci incastriamo al centro il fiorellino, lasciamo 2, 4, 5, ecco qui mi devo spostare, 5, andiamo di qua, il sesto, ecco vedete 2, 4, 6, 2, 4, 6, mi posiziono al centro, passo sotto al filo che tiene a cerchio quelle perline, le 12, prendo il filo, esco e chiudo la maglia bassissima. Ok? A questo punto nuovamente 1, 2, 3 e andiamo a girare intorno a tutto il fiore. 1, 2, 3 con la maglia bassa, chiudiamo, quindi 1, 2, 3, altra maglia bassa, 1, 2, 3, giriamo, altra maglia bassa, di nuovo 1, 2, 3, nuovamente maglia bassa e 1, 2 e 3 e ci chiudiamo subito dopo questo cristallino. Entriamo, facciamo la maglia bassa e usciamo. Adesso portiamo avanti tutti i cerchietti che abbiamo fatto, perché dobbiamo proseguire, se no ci danno fastidio. Adesso andiamo subito prima del primo cristallino che sta dopo queste catenelle, quindi subito prima, e facciamo una maglia bassa. E poi di nuovo ricominciamo con 3 catenelle, 1, 2, 3, chiudiamo con la maglia bassa, 1, 2 e 3, chiudiamo con la maglia bassa, di nuovo 1, 2, 3, chiudiamo con la maglia bassa, 1, 2, 3, nuovamente con la maglia bassa, 1, 2, 3, ancora, e 1, 2 e 3 e entriamo in questa catenella qui. Entriamo, prendiamo il filo, usciamo e chiudiamo la maglia bassa ben accostata e nuovamente 1 e 2 catenelle. Ok? Allora il lavoro tende a girarsi, ma se voi vedete non vi potete sbagliare, perché se girate sbagliato fa forza, quindi ci va quasi da solo. Allora, i modulini devono venire così, ne dobbiamo fare 7, quindi ci vediamo al settimo modulino. Eccomi qui, sto terminando il settimo modulino, quindi faccio le ultime 3 catenelle, mi inserisco qui, esco, maglia bassa. Adesso qui, dato che dobbiamo fare lo stesso che abbiamo fatto all'inizio qui per mettere il moschettone, l'anellino, insomma, quindi facciamo 4 catenelle, di là ne abbiamo fatte 5, ma qui ne facciamo 4 perché ci inseriremo direttamente, scusate, dobbiamo saltare il primo archetto ed entrare nel secondo. Usciamo e facciamo la maglia bassa. No, lo sai che faccio? Ne faccio 5, giusto? Perché cambia niente. 5, scusate. 5 catenelle, saltiamo i 2 di base, entriamo in quello dopo. Entriamo e chiudiamo con la maglia bassa. Ok? Abbiamo chiuso così i 7 modulini. A questo punto iniziamo ad inserire le perline. Allora vi volevo dire, noi adesso faremo sempre dal rovescio tutto un giro attorno, perché dobbiamo evitare che il bracciale faccia questo, quindi lo dobbiamo fissare. Se non volete, per qualsiasi motivo, magari non li avete o non vi va o come vi pare, potete anche fare 3 catenelle ogni archetto, scusate, 3 maglie basse ogni archetto, quando lasciate senza fare
maglie basse, le ultime 2 perline, cioè questa e la prima di quella dopo, quindi vi fermate con le maglie basse in questo archetto, poi passate di là, fate passate dall'altra parte, rifate subito le 3 maglie basse di qua, proseguite, lasciate l'ultima, vi fermate qui e entrate qui nella seconda, capito? Dovete lasciare al centro vuote queste qui. Altra cosa, se invece volete mettere le perline, ma capisco che mentre si lavora il bracciale avere tutte queste perline sul filo che ogni tanto bisogna mandarle indietro è una rottura, potete anche fermare il lavoro qui e poi iniziare con un altro filato dove avrete inserito i cristallini. Insomma, ci avete diverse possibilità. Allora, da qui adesso io faccio una maglia bassa e chiudo 3 perline. Prima di chiudere la maglia bassa, avvicino 3 perline e le chiudo. Di nuovo rientro sempre nella stessa, esco e di nuovo chiudo 3 perline. Eccole qui. Quindi ogni archetto fino al penultimo, quindi questi 4, 1, 2, 3 e 4, facciamo 2 maglie basse con cristallini. Quindi entro nell'archetto dopo, faccio la maglia bassa, prima di chiuderla avvicino i 3 cristallini e chiudo. Di nuovo nello stesso archetto prendo, esco, prima di chiudere tiro su 3 perline, piccole, so piccole, 3 perline e chiudo. Poi nell'archetto vicino di nuovo entro, faccio per fare la maglia bassa, non chiudo, tiro su 3 perline, le accosto e chiudo. Di nuovo nello stesso archetto, tiro fuori, prima di chiudere la maglia bassa, tiro su 3 perline e le chiudo. Per un'altra perlina uguale, prossimo archetto, vado, prima di chiudere, accosto 3 perline e chiudo. Di nuovo nello stesso, entro, esco, prima di chiudere la maglia bassa, accosto 3 perline e chiudo la maglia bassa. Quindi questo lo facciamo per i 4 cristalli, 1, 2, 3, 4, quindi lasciamo vuoto sempre l'ultimo e il primo del cerchio dopo. Quindi adesso siamo arrivate qui, quindi lasciamo libero questo e entriamo qui nel secondo. Entriamo, usciamo come se facessimo la maglia bassa, ma prima di chiudere avviciniamo le 3 perline. Ma no, quanto so piccole proprio pure a tirarle qua, vabbè. Le 3 perline e chiudiamo. E ne facciamo un altro nello stesso archetto, un'altra maglia bassa con 3 perline. Eccole qui. Quindi ogni archetto, tranne la prima e l'ultima, queste 4, quindi questi 4 archetti avranno 2 maglie basse con 3 perline ognuno. Quindi maglia bassa e 3 perline, maglia bassa e 3 perline, maglia bassa e 3 perline, maglia bassa e 3 perline. 2 per ogni archetto. Ogni volta saltiamo questo e questo. Il primo, l'ultimo e il primo del cerchietto dopo, ok? Quindi lasciando liberi questi 2, noi facciamo 1, 2, 3 e 4, poi lasciamo libero questo e questo primo e facciamo 1, 2, 3 e 4, guardate, ve lo faccio vedere meglio. Quindi adesso io ho cominciato qui, quindi ho 2 maglie qui, 2 qui, 2 qui e 2 qui, lascio libero l'ultimo, lascio libero il primo e quindi di nuovo 2, 2, 2, 2. Lascio libero l'ultimo, lascio libero il primo, entro qui e faccio 2, 2, 2, 2 e arrivo fino dall'altra parte. Allora eccomi, ho riempito tutto il lato di perline, adesso sono arrivata all'ultima e qui abbiamo l'archetto, quello dove faremo adesso delle maglie basse. Quindi arrivati a questo punto iniziamo a fare delle maglie basse in questo archetto. 1, 2, 3. Adesso io cercherò anche di incastrare
questo filo per potermelo portare dietro, nasconderlo. Quindi vedete come ho fatto, lo tiro su, dopo che ne ho fatte 3 lo tiro su, lo accosto qui, entro tra il filo e il resto dell'archetto, entro, tiro fuori il mio filo, esco, faccio la quarta, dopodiché questo stando qui me lo porto dietro, quindi entro, lo nascondo qui sotto, 5 e 6. Credo che con 6 siamo a posto. Sì. Ok, adesso entriamo nell'archetto della perlina subito dopo per fare 1, 2, 3 e 4. Ricominciamo tutto dall'altro lato. Mi raccomando, quando facciamo il lavoro di riempimento qui che mettiamo tutte queste perline, assicuriamoci sempre che tutto il lavoro sia col rovescio verso di noi, perché se mentre lavorate uno vi si gira, un modulino vi si gira dalla parte del dritto, è macello, dopo dovete sfasciare tutto e ritornare indietro. Quindi ogni volta che iniziate il modulino dopo controllate che verso di voi ci sia il rovescio, ok? Perché dovete lavorare sul rovescio. Quindi adesso sono entrata nell'archetto, quello il primo che faccio, il primo l'abbiamo lasciato, no? Perché sta sotto, eccolo, sotto queste maglie, l'archetto che abbiamo fatto, e adesso abbiamo la 1, la 2, la 3 e la 4 da riempire per proseguire. Poi lasciamo come al solito libero l'ultima e la prima del modulino dopo. Adesso il pericolo che ci si gira non c'è più, ma inizialmente fateci caso, ogni volta che iniziate un modulino controllate che non vi si sia girato e quindi dovete avere sempre il rovescio verso di voi, ok? Quindi entriamo, usciamo e tiriamo su le 3 perline, quindi prima maglia bassa e seconda maglia bassa. Prima di chiuderla ci mettiamo i cristallini. Ok, passiamo nel archetto dopo. Questo filo ce lo possiamo continuare a portare dietro per un po', poi dopo a una certa lo tagliamo. Quindi prossimo archetto, maglia bassa, tiro su le 3 perline prima di chiuderla e poi chiudo. 1, secondo, tiro su le perline e chiudo col quasi. Riprendiamolo. Ok, ora andiamo nell'archetto successivo, entriamo, usciamo e prima di chiudere tiriamo su i 3 cristallini. Ok, quindi proseguiamo anche per questo lato con 2 maglie basse con i 3 cristallini ogni archetto che ci si presenta di 4 perline. La prima no, 1, 2, 3, 4, l'ultima no. Quindi la prima no, dopo ci inseriremo qui 1, 2, 3 e 4, l'ultima no, come abbiamo fatto da quest'altra parte. Ci vediamo in fondo. Ok, sono giunta alla fine anche di quest'altro lato. Qui siamo nell'archetto, quindi finite le 2 maglie con il cristallino, entriamo subito nell'archetto e facciamo anche qui le maglie basse. Mi sembra che di là ne abbiamo fatte 5 o 6, vediamo un attimo. 2, 3, 4, 5, ne metto 6, non mi ricordo, e 6. Allora, a questo punto io faccio una catenella, taglio il filo, me ne lascio un pezzettino, mi sono avanzati un sacco di cristalli, ho rifatto pure il conto, ma sì, sono giuste 336, mi sembrava di aver esagerato. Taglio il filo e sfilo. Adesso lo stringo e sempre con l'uncinetto me ne vado qui di lato nella maglia, tiro dentro il filo, faccio una catenella, sfilo e tiro di nuovo per stringere il nodino. Ne faccio un altro vicino, un altro nodino, sfilo, tiro. Adesso lo passo qui sotto. Qui sotto. Adesso prendo la colla Azulit
Qui è dove c'è il filo, ne metto un po', tiro in maniera che si incastra bene e lo lascio un attimo. Allora possiamo tagliare con il dietro dell'uncinetto, accosto bene dentro tutti il filo così non dà fastidio. Ok, adesso lascio asciugare. Adesso che succede? Qui inserirò un anellino e da st'altra parte anche inserirò l'anellino col moschettone. Ok, allora ho finito. Volevo dirvi solo una cosa: prima di inserire l'anellino e il moschettone ho indurito con la colla, ho messo un po' di colla, quella l'Asulit che usiamo per chiudere, su questo archetto, un pochino qui dietro, di qua e dall'altra parte, perché dato che c'è attaccato il moschettone resterà un pochino più rigido e quindi si terrà bene, non si rovinerà. Allora è finito e questo è il risultato. Allora, devo dire che mi piace tantissimo. Allora, sono stata tantissimo a scegliere i colori da usare perché volevo una cosa delicata e insomma mi piaceva l'idea di questo grigio opale, di questi qui cristalli qui in mezzo con il rosa. E quindi niente, è uscito fuori così e devo dire che sono molto soddisfatta. È un bel bracciale, mi piace veramente, veramente tanto e spero che piaccia anche a voi. Allora, se lo realizzate, mi fate vedere come vi viene e che colori userete? Se avete voglia, eh. Poi se mi seguite anche su Facebook e Instagram vi potete anche taggare, così li vedrò sicuramente. Allora, il bracciale è venuto fuori con 7 modulini e 16 centimetri, poi con l'anellino insomma siamo a 17 scarsi. Quindi niente, allora io vi ringrazio tanto per aver guardato il video fino qua, spero, ripeto, che vi piaccia questo gioiello, ringrazio ancora tutte voi, invito quelle di voi che sono capitate per la prima volta qui sul canale a iscrivervi se vi va, a mettere la campanella così sapete ogni volta che pubblico un tutorial e a mettermi un like. Poi commentate, scrivetemi, chiedetemi quello che volete, i materiali li ho tutti elencati, poi dopo li scrivo anche sotto la descrizione. Come vi ripeto, io i filati li acquisto su Fili e Forme e le perline ho diversi siti dove le compro, vi ripeto, o Monica del Brocco su Facebook, è un gruppo, la cercate, c'ha tantissime cose, se no acquisto su Sarobiti che ha delle offerte per 10 fili, mi pare 7,90 €, una cosa del genere, e poi c'è la pallina, compro anche sulla pallina online, Hobby Perline, insomma ci sono diversi siti, lo stesso Fili e Forme vende anche le perline, quindi diciamo che online ce ne sono tantissime. Quindi niente, vi saluto, non mi dilungo troppo, se vi serve di sapere qualcosa o qualche curiosità mi scrivete e cercherò di rispondervi in breve tempo. Saluto tutte voi, tutte quelle che mi scrivono, la vostra gentilezza e la vostra simpatia, perché con alcune di voi mi ci ammazzo dalle risate anche nei messaggi privati, e quindi vi ringrazio ancora tantissimo e vi abbraccio forte. Al prossimo tutorial. Ciao!